Occhio di lince, ciao, eccomi qui, sono Edu Thomas, un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema della lezione di oggi sono due posizioni, Adho Mukha Svanasana e Trikonasana con l'utilizzo dei piccoli attrezzi. Andiamo alla lezione! Eccomi, adesso mi sono ricordato, perché in tanti video non mi ricordo. Allora, se non ti sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti, ecco, e poi se mi metti un like e mi fai un commento, così so esattamente come vanno le lezioni, se hai qualche difficoltà, eccetera. Allora, utilizzerò un prisma, perché questo qua l'ho ideato io, anche se poi magari qualcun altro avrà già fatto, però ci ho pensato in fare questo prisma per migliorare, quindi migliorare no, per facilitare determinate posizioni o cambiare, dare delle altre prospettive, altre sensazioni a una posizione classica dello yoga, che poi andremo a vedere sono due, e se uno non ce l'ha a casa il prisma, potrebbe utilizzare, ho messo lì dopo, farò vedere con il mattoncino oppure dei libri, ok? Quindi una superficie che poi magari uno riesca mettere un qualcosa in un'angolazione di circa 45 gradi rispetto al suolo. Allora, farò prima la posizione Adho Mukha con una posizione dei piedi per cercare comunque di facilitare il movimento del bacino, ma creerà anche un peso maggiore sulle braccia. Allora, appoggio le mani a terra e appoggerò i piedi sopra il prisma. Allora, per quanto riguarda la catena posteriore del tronco, comunque del corpo, è molto più semplice avere queste angolazioni e di portare quindi il coccige in alto per dare un'estensione maggiore alla colonna. Ovviamente se i taloni vanno a terra sarà molto più difficile, per cui io cerco di sentire questo movimento di anteroversione del bacino per portarmi la colonna verso l'alto, ma allo stesso tempo sollevandomi un pochettino da terra il peso sarà un po' più verso le mani e quindi verso le braccia e di conseguenza anche le spalle. Allora, sì, è una posizione per cercare di avere una consapevolezza, una sensazione proprio di questo movimento che magari con i taloni a terra uno non riesce, però sapendo che poi dopo si crea anche una difficoltà di più alle spalle. Quindi c'è una facilità ma c'è anche una difficoltà. Ok? Potrei fare anche la domuca in una posizione posizione al contrario, con le mani alla, diciamo che al prisma e i piedi indietro. Allora, creerò una difficoltà maggiore sui polsi, per cui piegherò, dovrò quindi avere una mobilità maggiore ai polsi, ma potrei andare più in basso rispetto con i taloni, per cui difficoltà ma allo stesso tempo facilità. Allargo e vado in Adho Mukha.
Per esempio, al metodo Iyengar c'è questa posizione che si fa anche con il palmo al muro, però bisogna anche vedere che con il palmo al muro bisogna avere molta mobilità per quanto riguarda i polsi piuttosto che questo, quindi è una via di mezzo. Non è così semplice. Se provi questa posizione, magari se non hai il prisma a casa, che sarà difficile che tu abbia il prisma, se per caso se poi sei interessato mi scrivi che io ne avrò, non so, 20 o 30 nel magazzino e potrei anche farti avere uno, poi magari mi scrivi se sei interessato. Allora, quindi se io ho dei libri potrei creare un'angolazione più in basso per lavorare di più i polsi. Poi per quanto riguarda i taloni è molto più semplice da appoggiare. Ovviamente è meglio fare una versione che l'altra, di avere i piedi, di muovere il bacino, poi ad avere i palmi sul prisma, perché poi avrò capito esattamente il movimento che dovrei fare del bacino, quindi una facilità in uno, una difficoltà in altro. Quindi fare questo due esperimenti, sia uno che l'altro. Adesso prendo i mattoncini e faccio vedere come si potrebbe fare. Uno accanto all'altro. Ecco, questo qua, quindi potrei mettere i piedi qua sopra e fare la Adho Mukha. Oppure fare al contrario con le mani appoggiate al mattoncino. Allargo un pochettino, ok? Vedo un appoggio, che sia tutto ok e vai. Bene, allora, era abbastanza, come dire, quasi ovvio, per creare una angolazione col mattoncino bastava mettere uno sotto e l'altro sopra in posizione in modo tale che poi abbia un'angolazione di circa 45 gradi. Ecco, questa è una possibilità, poi se hai dei libri, quindi metto 2 o 3 libri, quelli un po' più con copertina rigida e si riesce a fare tranquillamente. Ok? Questa è stata esattamente la posizione della Adho Mukha Svanasana e adesso andiamo al Trikonasana. Bene, rimetto il prisma e andiamo con il piede destro sopra il prisma, il tallone appoggiato a terra, il tallone sinistro leggermente spostato all'esterno rispetto all'alluce, attivo tutti e due i glutei prima di andare, faccio l'inclinazione del bacino senza perdere la posizione della cresta iliaca sinistra, per cui lascio ancora attivo i glutei, coccyge che punta verso il basso e piano piano scendo. Non vado a toccare a terra, ma vado oltre il piede. Bene, allora, questa posizione è molto più, possiamo dire, semplificata la maniera in cui il femore entra all'interno dell'accettabulo.
piuttosto che i piedi a terra. Quindi non devo cercare di muovere di più un'inclinazione del bacino. Mettendo i piedi in questa posizione, il bacino già, non dico che automaticamente si inclina, però facilita molto questo tipo di movimento del bacino. Okay? Adesso andiamo con il piede al contrario, per cui io appoggio l'esterno dei piedi, e vado con la gamba sinistra. Ecco, in questa maniera anche qui è più semplice di inclinare il bacino, percepisco maggiormente l'esterno del piede a terra e mi faciliterà anche la caduta del tronco verso il basso. Allora, queste sensazioni con l'utilizzo ovviamente degli attrezzi ti dà una possibilità di capire meglio certi movimenti che bisognerebbe fare e quindi sentire nella posizione. Va un po', come dire, anche studiata. Uno si mette lì, cerca di vedere se è facilitato un movimento piuttosto dell'altro, se c'è l'inclinazione, se c'è il tronco che cade. Quindi sono delle sensazioni diverse che poi dopo vanno apprese, quindi vanno, come dire, sentite e eseguite in queste condizioni per poi dopo praticare senza gli attrezzi. Per esempio anche nel metodo Iyengar si utilizza tantissimo gli attrezzi, però c'è anche una cosa, cioè io faccio determinate posizioni con gli attrezzi, ma devo assolutamente anche fare senza, per cui non sono un dipendente dell'attrezzo o degli attrezzi, ma prendo delle sensazioni diverse o di più difficoltà o più di facilità per eseguire nelle posizioni classiche dello yoga senza gli attrezzi. Per quanto riguarda i mattoncini, esattamente la stessa cosa, quello che ho fatto con il Adho Mukha Svanasana, metto in posizione il mattoncino, ma non metto 4 come l'avevo fatto in Adho Mukha, metto 2 soltanto, uno inclinato e l'altro a terra. Ok? Bisogna proprio provare. Provaci, vedi un po' come ti senti, vedi un po' come si muove il tuo corpo, qual è la facilità, qual è la difficoltà e poi via tutti gli attrezzi e via la pratica. Comunque ti lascio una pratica, una lezione completa qui sopra, mi sembra, qui sopra, che poi puoi usare questa lezione come modello. Fai qualche prove con questi attrezzi e poi dopo via fai la tua lezione. Per cui questo qua potrebbe anche essere un neuro warm up. Perché un neuro warm up? Hai una informazione diversa al tuo sistema nervoso centrale. Prendendo quello, prendi esattamente il mio cervello delle altre nuove sinapsi, quindi alimenta il mio sistema nervoso centrale e poi dopo sono pronto per cominciare la mia pratica di yoga. Ok? Allora, ricordati sempre di iscriverti al mio canale se non sei ancora iscritto, di accendere la campanella, di mettere un like e di fare un commento, ovviamente se ti è piaciuta la lezione. Nulla, un'altra cosa che volevo dirti, ecco, se sei arrivato fino qui è perché comunque le lezioni ti piacciono. Fra poco, fra una quindicina, 20 giorni, comincerò esattamente i miei corsi, saranno in vendita, per cui uno che vorrà ad approfondirsi ci sarà il primo corso in vendita, ok?
Ho finito adesso e ci vediamo lungo le strade.